Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera, è giovedì 21 dicembre del 2023, buongiorno da Mattino Milan, Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi ho il Mattino Milan di vigilia, visto che già domani si torna in campo, c'è Salernitana Milan, quindi qualcosa già della probabile formazione si è intuito, daremo un po' le ultime da Milanello proprio riguardante ciò. Ovvio che insomma si parla anche un po' di mercato, visto che tra 9 giorni, tra poco meno di 10 giorni, si riapre tutto quanto un'altra volta e quindi Mattino Milan va in pensione tra poco per un mesetto e eccolo, tornerà. Obbligo di riscatto, Henry. Tornerà anche il like a questo video che tutti quanti voi dovete mettere quotidianamente, ma non solo a questo video, a tutti i video, le dirette, i contenuti di Radio Rossonera. Tornerete, anzi lo sarete già perché vi sarete anche stancati delle mie solite tiritere, a iscrivervi al canale se siete nuovi, se non l'avete ancora fatto fatelo, iscrivetevi, è gratis, così come il like, e lasciateci un commento sia sulla probabile formazione sia su quelli che sono i nomi di mercato di gennaio. Per ora, quali dovrebbero essere magari secondo voi, se c'è qualche nome che ci sta sfuggendo? Eh, Tipo, è anche olandese, è un attaccante coi capelli lunghi, cioè storicamente Ricci, hanno fatto bene sia gli olandesi coi capelli lunghi, cioè non vedo il motivo di lasciarlo tipo. lì questo ragazzo, cioè il nostro stemma è anche simile a quello del Bologna se vogliamo, no, come struttura, quindi cioè non lo scombussoleremo neanche troppo. Comunque ha fatto tutte queste cose che magari Zirkzee arriva al Milan. Investire ora per avere qualcosa di grande dopo, Prenderne piuttosto. uno per non prenderne poi 99. Allora, rimaniamo su quello che è il concreto. Questo ragazzo sta facendo una stagione importante, la prima forse vera e propria di stagione importante, ancora forse c'è da, tra virgolette, da scommettere su di lui, quindi non è che so, un attaccante che hai la certezza che farà 10 anni di carriera top a 20-25 gol all'anno, non ce l'hai, ma se c'è un momento per prenderlo è questo, perché se continua a fare altri 6 mesi così, e probabilmente se ne va a quel punto. E poi soprattutto se dovesse fare già un salto di carriera in una medio-grande, non lo prendi più. Non lo prendi Ma più. sì, il momento è adesso se vuoi prenderlo. È ovvio che devi investire perché, In il questo momento ha Bayern una clausola da 40, eh, di cui metà andrebbe in tasca al Bayern Monaco, perché in teoria il Bayern non è più proprietario del suo cartellino, ma ha il 50 sulla rivendita e una sorta di prelazione per sì. pareggiare l'offerta. Sì, tra l'altro dovessi mettere quei soldi, una cifra vicina a quei soldi lì, non è che non penso che il Bayern sia in un momento dopo averne spesi un'altra valanga per Harry Kane che si va a prendere anche Zirkzee, ecco. Punto, cioè Quindi Bayern Monaco, è fatti gli affari tuoi. No, ma infatti il momento è adesso per chi vuole prendersi Zirkzee. Quest'estate già diventerà impossibile secondo me, soprattutto se dovesse continuare così. Sai cos'è accaduto a Zirkzee? Che Mh, negli anni precedenti non era accaduto, diciamo, per lui nella sua carriera. Ha trovato un allenatore che l'ha fatto veramente crescere tanto. Diciamo vero. che prima si era un po' piantato, no, cioè aveva fatto bene nelle primissime uscite a 16, 17 anni col Bayern, poi ha fatto quei 2, 3 anni un po' così tra il Parma, l'Anderlecht, un pochino plafonato era, sembrava quasi, no, che non potesse crescere di più. Poi a 19, 20 anni trovi un allenatore che ti esalta e che ti fa crescere soprattutto, e fai la partita che ha fatto ieri Zirkzee, perché ieri ha fatto una partita veramente da maestro a San Siro. Ecco, diciamo così, è un attaccante un po' da San Siro. Mh. Tecnico, bello da vedere, rapido. Adesso ancora non è detto che faccia 20 gol all'anno e per una punta ogni tanto qualche gol in più serve, però come iniziamo a vedere, dalla Eh. metà di questa stagione in poi, cioè dal gol con l'Inter, ha fatto gol, no, gol, no, gol, gol, no, doppietta, no.
a Lecce non ha segnato anche perché ha giocato mezz'ora perché è subentrato, 2 assist ieri. Insomma, se il Milan AC Milan, tutti d'accordo. Detto tra noi, invece di usarne 17 per Guirassy, Eh, accantona, fai il gruzzoletto e te ne prendi uno davvero buono. Non un one season wonder a 27-28 anni, ma te ne prendi uno che ne ha, aspetta, 20, 21, va 21. 2 anzi, scusate, va per i 23 a maggio e ti sistemi un po'. È ovvio che una percentuale di rischio per forza di cose, cioè te la devi prendere, però la tecnica che ha questo ragazzo davanti ce l'hanno veramente in pochissimi. Sì. E soprattutto insieme all'ex 17 ora 10 Tu dici manda in porta Andoi e figurati se non manda in porta Leao. eh, Sì, sono d'accordo. Poi bisognerebbe fare dei discorsi su chi li farà giocare insieme questi ragazzi e come li farà giocare questi ragazzi. l'allenatore del Bologna. Però Sto però scherzando. di fatto sì, cioè nel senso, Mm. io sono molto pro, tanto abbiam capito che David viene accantonato, le cifre sono effettivamente alte, ci sta, non lo consideri una vera prima punta, posso esser d'accordo, non lo sono, o non d'accordo e va bene, e allora se non puoi prender David, se non vuoi prender David, che ripeto lecitissimo, piuttosto che veramente metterne 17, 20 per Guirassy, che ha fatto gol anche ieri, per carità, cioè vedo che sta continuando a trascinarlo Stoccarda, però questo ragazzo qua ha 4, 5 anni in meno e soprattutto una tecnica diversa. Come detto, chiudiamo qua il discorso, poi andiamo a Salernitana Milan. Eh, questa è la sua progressione di carriera degli ultimi 3 anni. Insomma, ha fatto bene con l'Anderlecht, poi ovviamente il primo anno di Serie A non era andato particolarmente bene e poi quest'anno insomma, sta iniziando a carburare per davvero con 7 gol e 2 assist in Serie A e un gol e 2 assist in Coppa Italia, quindi è quota 8 e 4, 12 gol portati al Bologna in totale tra gol e assist, quindi insomma sta iniziando ad avere dei numeri importanti. Se vuoi provare ad investire o lo fai adesso o probabilmente tra 6-12 mesi, se avanti così, non ci arrivi più. Ti faccio una domanda, secondo te il Milan lo farà? Al Milan so che gli dà un occhio, quello sì, a quello assolutamente sì. La punta la deve fare il Milan, non si scappa. Lo so, La la punta la mia deve fare il paura è Milan. che si voglia comunque rimandare questo investimento in estate, quando però per Zeze sarà troppo tardi, quindi quella è la mia paura principale. Non lo so, però cosa fai quest'estate? Probabilmente se dovesse rimanere ancora un anno Giroud, cosa fai? Ancora un anno di Giroud più Guirassy, parti l'anno prossimo? Non lo Perché se so. lo compri a gennaio, cioè non è che poi lo dai via a maggio. Ah no, beh, chiaro, chiaro, chiaro. Non lo so, Quindi- vedremo. A C'è tempo, proposito, direttore, c'è tempo per questa cosa per qui. obbligo di Sì, riscatto, infatti, con chiudiamo il calma. discorso con l'Englè Guirassy, il club insiste prima la difesa e quindi il centrale mancino in questo momento all'Aston Villa di proprietà del Barça per sistemare i 6 mesi di difesa con ancora i lungodegenti che devono ritornare fino a marzo, non li avremo, quindi tra Calulu e Ciao abbiamo bisogno di un centrale in più. Detto ciò, a proposito di in più, c'è anche un Ibra in più. Sono qui per voi. Riecco Zlatan a fianco del Milan e sarà a Salerno. Ieri il debutto a Milanello, da senior advisor ai compagni ha spiegato il nuovo ruolo. Quindi Grazie, almeno qualcuno loro che lo lo sa sanno. adesso c'è, cioè i giocatori del Milan. Esatto, almeno loro lo sanno. No, scherzi a parte. Con la squadra pure in trasferta. Il svedese farà la differenza se stupirà tutti con l'equilibrio. Mh. Ieri intanto Ibra ha iniziato ad operare a Milanello e tra virgolette, come ha detto lo stesso Moncada un po' fuori microfono, anche a sgravare dalla responsabilità del campo
Moncada ed Ottavio, che hanno sempre fatto altro mestiere e probabilmente torneranno a fare quel mestiere, cioè più la parte scout, mercato, osservazione di partite, di giocatori e quant'altro, piuttosto che stare a Milanello, vivere lo spogliatoio, confrontarsi con l'allenatore, valutare le prestazioni, che sono due mondi separati, di Cosa c'è competenze bisogno che lo mimico? Cioè separati. Invece li si è accorpati, non so per qual motivo quest'estate. Ma insomma, vabbè, meno male, abbiamo ammesso un dirigente sportivo finalmente in questa società. Detto ciò, Henry, chiudiamo con la probabile da Gazzetta, anche se sì. per me non è proprio corretta. Con Mh. Maignan in porta, Calabria, Kier, Tomori e Teo, e qui ci siamo. Loftus-Cheek, Benasser e Reinders, davanti Pulisic, Giroud e Leao. Ora, il mio dubbio è Isma Benasser, Mh. che lascerei un po' su Giudice. Vabbè, un dubbio anche di Gazzetta vedo perché è l'unico che ha una parentesi sotto il Mm. suo nome, che è quella di Rade Krunic. Ehm, Io ti direi più Radek Krunic Adli contra parentesi Benasser, cioè okay. l'opposto. Ci può stare, ci può stare. Alla fine Isma ha fatto, non dico un recupero lampo, ma è tornato prima di quelle che erano le tempistiche che si dicevano e che erano anche giuste, no, per un suo possibile rientro. Buonissimo per il Milan e per lui, però bisogna andare anche un pochino con calma. Ecco, bisogna andare un po' con calma. A me è piaciuto come è entrato contro il Monza, devo essere onesto. Cioè pensavo di vederlo, ma in realtà ti dirò anche forse, nella primissima o comunque quand'è che è entrato? Non so se in Champions o in quella prima. L'ho visto già, proprio ti parlo di atleticamente più avanti di quello che mi aspettavo, me lo aspettavo veramente impastato. Macchinoso. Esatto, invece l'ho visto molto, molto bene. È ovvio che cioè non gioca partite con continuità veramente da tanti mesi. Benasser l'abbiamo visto anche proprio fermo, ma veramente fermo, tra strampelle, sedia a rotelle, insomma lo avevamo visto veramente bloccato, quindi giocare poi una partita a settimana per anche solo 1 ora di gioco, ritrovare questi ritmi è un pochino complicato. Certo è che il centrocampo anche con Benasser è una roba e senza Benasser è un'altra, ecco. Ha detto benissimo lui secondo me che se la Coppa d'Africa, se l'Algeria lo chiama per la Coppa d'Africa, lui risponde se è disponibile, ci mancherebbe altro, non è di certo colpa sua. Se la Coppa d'Africa è a gennaio, è la sua nazionale, quindi è giusto anche che risponda secondo me, che vada a giocarsi la competizione, un po' come se giocatori europei rinunciassero agli europei, appunto. Cioè stonerebbe, no, ci stupiremmo, perché dovremmo stupirci se un giocatore va in Coppa d'Africa, un giocatore africano va in Coppa d'Africa, è giusto così. Però ecco, bisognerà anche capire a centrocampo a gennaio, perché magari riesci in qualche modo ad arrabattarti così come sei, giocando con il fatto che puoi passare magari al 4-2-3-1 e nel 4-2-3-1 il trequartista a volte in partite più semplici lo può fare anche Pulisic, piuttosto che lo possono fare altri giocatori, e quindi magari te la cavi, però con l'infortunio di Pobega e col fatto che forse, chi lo sa, Benasser andrà in Coppa d'Africa, leggerissimamente corto rischi di esserlo, ecco. Quindi magari pensi a far qualcosa o anche a promuovere per un mese intero qualcuno della primavera, penso a Zerolio, Eletu, eccetera. Anche se Eletu potrebbe anche lui essere convocato dalla Nigeria, tra l'altro, perché cioè, nel giro della In teoria nazionale sì. lui dell'Under 21 da tanto tempo, e chissà che la Nigeria pensi di convocarlo anche per quella maggiore, per questa Coppa d'Africa, però vediamo. Sicuramente è la formazione adesso, eccezione fatta per Ciao e Kalulu magari, perché c'è Kier quasi del tutto al completo, cioè manca magari qualcosa in panchina tra Okafor, Musa e appunto i difensori, però i titolari ci sono, bene o male, ed è necessario, bisogna prendersi questi 3 punti, perché a 2 giorni da Natale perdere o pareggiare a Salerno, con tutto il bene che vogliamo a Pippo No, Inzaghi, anche no, no. no. Non ci pensiamo nemmeno. Harry, siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra poco per Chiamina delle 11, lancio delle 13 e il talk delle 16 e poi in serata un'altra delle nostre clip con il meglio della
della nostra programmazione, poi torniamo, anzi no, ho detto una vaccata. Non Oggi c'è non il c'è il talk. talk. C'è Pelle Rossonera con Carlo Pellegatti in studio, quindi torna il buon Carlo. Poi, come detto, domani non c'è Carlo, giustamente, perché è a Salerno, perché noi giochiamo, e quindi domani palinsesto classico, tranne che verso il pomeriggio sera, con alle 16 una sorta di talk un po' particolare, lo vedrete domani alle 16 con... È una sorta di ibrido tra il talk e il preview, ma lo Ah, vedrete alle 16 domani, e poi torneremo a essere in diretta direttamente dopo la fine della partita alle 22:45 per Salernitana Milan. Henry, grazie. grazie a te, grazie a tutti, ciao. Ciao a tutti.